Primo episodio di New Radio Café, la rubrica sulle telecomunicazioni di Penso Dunque Realizzo. Partiremo dal 5G e ci chiederemo, ma il 5G è semplicemente un 4G più veloce? Oppure no? E qual è il vantaggio per noi utenti? E soprattutto, cosa rischia l'industria italiana se rimaniamo indietro e non sosteniamo le reti di nuova generazione? Con noi a parlare di questo ci sono Riccardo Marini. Ciao Riccardo. Ciao Pietro, ciao a tutti gli ascoltatori. Ingegnere delle telecomunicazioni e dottorando presso l'Università di Bologna, e Marco Scocciai. Ciao Marco. Ciao Pietro, grazie e ciao a tutti. Ingegnere delle telecomunicazioni e dottorando presso l'Università di Bologna. Io sono Pietro Basso e se siete in live su YouTube e Twitch e volete raccontarci le vostre opinioni, i vostri fatti, curiosità, noi aspettiamo i vostri messaggi e domande nei commenti. E cercheremo di interagire con te e con voi che ci ascoltate il prima possibile durante la live. Marco, io innanzitutto cercherei di fare chiarezza verso chi ci ascolta su cos'è esattamente e realmente il 5G. Perfetto, grazie Pietro. Allora, direi il 5G è un nuovo standard di comunicazione e segue il ciclo evolutivo di circa 10 anni delle generazioni precedenti e come ognuna di queste evoluzioni comporterà un aumento delle performance di rete, ad esempio in termini di velocità. Però direi che per il 5G, più che una evoluzione, come è stato per gli standard precedenti, si può parlare di una vera e propria rivoluzione. Non sarà decisamente lo stesso passaggio che abbiamo avuto da 3 a 4G. In effetti, anche per te che ci ascolti, puoi notare bene con il tuo smartphone, quando passi da una rete Edge a una rete 3G o 4G, l'unica cosa che noti è la maggiore velocità di rete. Mentre mi informavo per l'episodio, però, da quel che ho capito, Marco, il 5G sì aumenterà la velocità di connessione di rete, ma non solo questo. Esatto. Allora, riassumendo, diciamo che si può spiegare in questo modo. Mentre le reti di vecchia generazione fornivano una soluzione, tra virgolette, one size fits all, ovvero fornivano delle performance fisse uguali per tutti, che quindi si sposavano bene con alcuni servizi e male con altri, la parola chiave con 5G sarà flessibilità e programmabilità. E la ragione è semplice: il 5G nasce e si sviluppa contestualmente a un cambio di paradigma, che è l'Internet of Things. Internet of Things che alcuni definiscono addirittura come quarta rivoluzione industriale. Mentre col 3-4G i dispositivi connessi erano solamente telefoni e i servizi da fornire erano sostanzialmente due, voce e internet, con l'IoT vedremo una crescita esponenziale di cose, oggetti connessi in rete. Un po' lo stesso cambio che si è avuto quando siamo passati dai PC fissi, connessi a internet, agli smartphone, che, voglio dire, è stato un cambio che ha pesato notevolmente sulla società. L'ITU, che è l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, ha definito una piramide per descrivere il 5G. Una piramide composta da 3 vertici con 3 sigle diverse. In cima abbiamo l'IMBB, Enhanced Mobile Broadband. In basso a destra abbiamo l'URLC, Ultra Reliable Low Latency Communication, e a sinistra abbiamo il Massive Machine Type Communication, MMTC. Quindi cosa significano queste 3 sigle? Ad esempio, spostandoci dal vertice della punta, IMBB, verso il basso a destra, l'URLLC, ci spostiamo da uno scenario dove è fondamentale la velocità di rete a uno dove invece è fondamentale l'affidabilità e la latenza della rete. Ed è così che all'interno di questa piramide possiamo andare a definire diversi servizi. Ci saranno alcuni servizi che hanno bisogno di stare vicinissimi a un certo vertice, come ad esempio i veicoli guida autonoma avranno bisogno di stare molto vicini all'URLLC, oppure lo streaming video in 8K avrà bisogno di alte velocità e quindi sarà vicino all'IMBB, e altri che invece avranno bisogno di un po' di uno e dell'altro. Questo nel 5G si chiama slicing, ovvero la stessa rete fisica che è in grado di comportarsi diversamente
e dedicare una porzione, una fetta, una slice di rete in base alla diversa tipologia di utente. Allora, adesso Marco ha citato l'Internet delle cose, l'Internet of Things o IoT, e mentre facevo ricerche per la puntata ho trovato una ricerca di mercato di IoT Analytics. Caro ascoltatore, troverai il link in descrizione, in cui dicevano che i dispositivi IoT connessi al 5G nel 2025 saranno comunque la minoranza del totale. Quindi volevo chiedere a te, Riccardo, nella pratica, che servizi dell'Internet delle cose hanno bisogno del 5G per esistere e quali altri invece no? Beh, partiamo dal presupposto che l'Internet of Things è un insieme di domini applicativi. Possiamo parlare di smart city, di smart agriculture, e di conseguenza esistono una serie di protocolli pensati per l'IoT che sono già ampiamente diffusi. Se pensiamo ad esempio a un comunissimo sensore o una lampadina smart, in realtà non è così necessario avere quelle prestazioni che una rete 5G ti garantisce. Questo perché di fatti per accendere una lampadina smart ciò che devi fare è inviare un comando accendi o spegni, niente di più. E questo puoi farlo tranquillamente con il wifi a casa. Immagino ci siano parecchie persone tra di noi che hanno delle lampadine smart, queste lampadine sono connesse al loro router e tramite un'applicazione sul telefono le controllano. Bene, il punto qui è che ci sono tanti protocolli e questi protocolli entrano in competizione tra loro perché di fatto hanno tutti più o meno lo stesso scenario applicativo. E quindi il discorso si basa su quella che è l'applicazione più semplice per l'utente, quello che è il protocollo più accessibile per l'utente. Dietro questi protocolli devono esserci delle infrastrutture che sono messe a disposizione dell'utente e quindi quanto di più facile accesso sarà questa infrastruttura, tanto più questo protocollo sarà vincente. D'altro canto però il 5G, oltre ad entrare in competizione con questi protocolli, in realtà viene definita anche una tecnologia abilitante. Cosa vuol dire? Vuol dire che porta la possibilità di andare a sviluppare una serie di servizi ed applicazioni che in realtà adesso non esistono e di conseguenza questi protocolli non sono pensati per soddisfare quelli che sono i requirement in realtà per cui le applicazioni che hanno come target, che il 5G ha come target, è pensato. Adesso Riccardo ha citato il 5G come tecnologia abilitante. Io però, Marco, volevo portarti il mio esempio di software engineer. Quando dobbiamo sviluppare un prodotto, per esempio, le risorse del team sono scarse in termini tecnologici o di risorse, di solito scegliamo comunque soluzioni alternative che ci permettono di avere un risultato simile a quello che volevamo in partenza. Ora, Marco, perché non si può usare il 4G per sviluppare applicazioni che in teoria hanno bisogno del 5G per esistere? Ok, grazie Pietro, bella domanda, nel senso, anche nel deployment delle reti radio si sfrutta l'eredità, se così vogliamo definirla, lasciata dalle generazioni precedenti. Adesso, senza entrare troppo nel tecnico, il 5G non farà piazza pulita del 4G, anzi ci sarà una forte sinergia tra i due, e soprattutto forse nella fase iniziale. Veniamo a un esempio. Nelle telecomunicazioni la risorsa più preziosa è lo spettro radio. Perché? Perché gli operatori pagano fior di milioni per avere licenza per trasmettere in un determinato spettro radio. Ebbene, è previsto che per una porzione di spettro comune tra 4 e 5G vi sia uno sharing dinamico delle risorse in frequenza tra le due reti, ad esempio in base al traffico, alle richieste che abbiamo su una rete piuttosto che sull'altra. E quindi questo vuole rispondere alla tua domanda sull'utilizzo delle risorse quando sono scarse. Mentre invece per rispondere a che cosa non si può fare con il 4G, che si può fare con il 5G, io continuerei a restare sull'esempio della piramide. Nel senso, possiamo dire brutalmente che se pensiamo all'IMBB, alla punta della piramide che abbiamo appena detto, il 5G allora permette di fare meglio quello che col 4G si può fare peggio, a stento non si può fare. Pensiamo ad esempio a servizi come la realtà aumentata, lo streaming video in 8K.
E non basteranno le velocità di rete del 4G per poter anche solo minimamente garantire un servizio di questo tipo. Avremo una qualità tale che sarebbe considerata insoddisfacente dall'utente. Però la vera rivoluzione sta proprio nella base della piramide, che permette di poter implementare, come ha detto Riccardo, nuovi servizi come ad esempio la guida autonoma, l'Industrial Internet of Things, di cui parleremo più avanti, credo, e i servizi mission critical, oppure, se ci spostiamo di vertice, l'internet, il massive IoT, ovvero milioni di device, dispositivi, siano essi telefoni o cose, che provano ad accedere simultaneamente alla stessa rete. E qua basta vedere il vissuto, nel senso, a chiunque di noi sarà capitato che con la rete 4G a un concerto, a Capodanno o dopo un terremoto, internet smettesse di funzionare. Il motivo è esattamente questo. La rete, se esiste un fenomeno tale per cui simultaneamente troppi utenti provano ad accedere alla stessa rete, la rete satura. E questo col 4G, appunto, l'abbiamo già vissuto. E col 5G invece sarà risolto dal vertice del Massive Machine Type Communication. Quindi, caro ascoltatore, cara ascoltatrice, questo è il punto. Il 5G permette di sviluppare servizi molto diversi tra di loro. Avete sentito Marco, appunto parlava di mission critical solutions, ovvero servizi in cui il tempo di risposta è essenziale, quindi non solo velocità di rete, ma servono altre caratteristiche, tempi di reazione minimo o probabilità di fallimento infinitesimali. Ma ora cerchiamo un attimo di ridurre il range temporale. Nella pratica, ora, Riccardo, a chi serve il 5G? Allora, diciamo che possiamo, per fare una distinzione, suddividere chi beneficerà del 5G in due categorie. Partiamo ovviamente dagli utenti, che sono il target di tanti di questi servizi che stiamo citando. Marco faceva l'esempio del video streaming in 8K, piuttosto che altri, ma anche in ottica digital divide. E poi in realtà ovviamente va citata l'industria perché il 5G è una tecnologia abilitante, come l'abbiamo definita, quindi andrà ad offrire nuove opportunità di mercato e nuovi servizi che le industrie potranno sfruttare. Ok, quindi pensiamo un attimo agli utenti, anche a chi ci ascolta. Riccardo, cosa si intende per digital divide? Sì, con digital divide si intende quel divario che c'è tra di fatto chi ha accesso a una determinata tecnologia, in questo caso internet, e chi no, o comunque chi non lo ha in maniera soddisfacente. Un esempio può essere quella che è la differenza tra la velocità di rete e la disponibilità di rete che si ha tra il nord e il sud Italia, per fare un esempio, ma ancora di più forse è evidente la differenza tra i grandi e i piccoli comuni. Io sono a Bologna e ho una connessione che va tranquillamente sui 400-500 megabit al secondo, quando torno al mio paesino natale si arriva a 10 megabit e tanto. Puoi capire che questo genera l'esclusione di una grossa fetta della popolazione da una serie di servizi digitali a cui in realtà chiunque dovrebbe poter avere accesso. E questo perché capita? Capita perché di fatto ci sono alcune zone che non sono servite in maniera adeguata, spesso perché la realizzazione dell'infrastruttura in termini di costi andrebbe ad impattare sull'operatore per più di quanto effettivamente potrebbe guadagnare da eventuali abbonamenti che ne risulterebbero di conseguenza. E ovviamente una tecnologia come il 5G può venire in aiuto di questo. Ok, quindi in effetti il 5G potrebbe aiutare a colmare questo gap. Per te che ci ascolti, puoi anche notare che anche il governo italiano ha notato questa cosa. Infatti, nell'ultima bozza del PNRR, trapelata lo scorso giovedì 22 aprile, troverai la fonte in descrizione, sono stati assegnati 5,31 miliardi di euro per le reti ultraveloci, banda larga e 5G. Però appunto qua si accosta sempre fibra banda larga a 5G.
Quindi volevo chiedere sempre a te, Riccardo, perché si parla sempre prima di fibra e di cablato anziché di 5G per risolvere i nostri problemi di connessione? Allora, facciamo una doverosa premessa. Ovviamente avere una connessione cablata ti permette di avere una rete più stabile, quindi prestazioni migliori rispetto a quello che è una connessione wireless, perché comunque una connessione wireless, una propagazione wireless, di fatto è sempre soggetta al mezzo che attraversa, in questo caso l'aria. Di contro, però, un'infrastruttura in fibra non è semplice di facile realizzazione per motivi principalmente territoriali, ovvero pensiamo a quelle zone magari montuose di cui l'Italia è caratterizzata e quindi magari è di difficile realizzazione in termini pratici, piuttosto che per l'appunto, come facevo riferimento prima, per motivi puramente economici. Ci sono quelle zone che nel PNRR sono definite aree residuali, dove di fatto l'idea è quella di utilizzare sistemi Fixed Wireless Access. Fondamentalmente questi sono sistemi per cui la connessione tra due strutture fisse, quelle di fatto che è la centrale dell'operatore, l'apparato dell'operatore, è casa tua, casa dell'utente, casa di chi vuole sottoscrivere un abbonamento per una rete fissa, viene realizzato attraverso una trasmissione wireless, quindi non attraverso un cavo in fibra ottica. Questo perché di fatto una trasmissione wireless per l'appunto permette di ovviare a quelle che sono le problematiche di cui parlavo prima rispetto alla realizzazione di una struttura cablata, di un'infrastruttura cablata. Cosa permette di fare questo? Questo di fatto in ottica 5G va a coprire una grossa fetta di territorio, quindi una grossa fetta di popolazione che al momento non ha accesso a una tecnologia in fibra e di conseguenza non ha accesso a una connessione a internet a una velocità adeguata. Pensiamo banalmente oggi, dopo un anno di pandemia, ci siamo resi conto che abbiamo bisogno di una connessione funzionante a casa e prestante, perché c'è magari un ragazzo che deve seguire delle lezioni online piuttosto che il genitore che deve lavorare in smart working. Lato utente in questo caso non ci sono differenze, voglio dire che tu abbia un'infrastruttura dietro che è realizzata in fibra piuttosto che con una connessione wireless in 5G, non hai grosse differenze perché tu hai il tuo router in casa a cui colleghi i tuoi dispositivi e questi dispositivi funzionano normalmente. Il router banalmente non è collegato attraverso un cavo in fibra a quella che è l'infrastruttura di rete, ma è collegato tramite un cavo ad un'antenna che di fatto riceve quello che è il segnale inviato da un operatore, dall'apparato di un operatore, che a sua volta non utilizzerà della fibra per l'appunto, ma un'antenna in trasmissione. Non affrontiamo il tema oggi, però ovviamente si parla anche di connessioni satellitari per garantire la connessione ad internet in queste zone. Ovviamente questo è un campo molto, molto diverso, quindi magari non ne approfondiamo oggi, approfondiremo, non lo so, però diciamo che sono queste le soluzioni che sono sul tavolo, per l'appunto, come hai citato tu, del PNRR. E quindi il 5G comunque avrebbe senso in tutte quelle case e in quelle vie in cui la fibra non arriva. Ma se un operatore, mi chiedo, se un operatore non ha posato la fibra in una strada, in un paese, in una città, immagino comunque che ci siano motivazioni economiche dietro. Magari in quella zona non conviene posare la fibra. Al di là delle decisioni di ogni singolo operatore, che sono ovviamente hanno la libertà di posare o meno una connessione ultraveloce in un determinato luogo. Volevo chiedere sempre a te, Riccardo, il 5G, parlando in modo tecnico, sarebbe più facile da fornire per un operatore rispetto a posare la fibra in una strada o in una città? Allora, diciamo che facile è un termine un po' fuorviante. È più facile, si può definire più facile, in quanto ovviamente se non c'è un'infrastruttura, allora realizzare una connessione tra due antenne è molto più facile che effettuare degli scavi, posare della fibra che va dall'apparato dell'operatore fino alla cantina di casa tua, che viene portata fino al tuo appartamento. Questo è sicuro. Però nella pratica, in realtà, quando tu parli di connessioni wireless, fai riferimento anche a discorsi di utilizzo dello spettro. Marco prima per l'appunto diceva che quando un operatore vuole utilizzare delle determinate porzioni di spettro deve pagare determinate licenze, quindi comunque non è che non ci siano costi, non ci siano
problemi tecnici, tra virgolette, per realizzare infrastrutture in fixed wireless access, come dicevo. Ovviamente, però, il motivo principale è quello economico, perché come accennavo prima, di fatto se un operatore non ritiene valido un investimento in infrastruttura, quindi non parlo tanto di riutilizzare strutture esistenti, ma anche per lo più di creare nuove infrastrutture in quelle zone dove di fatto non c'è fibra, l'operatore non lo farà perché ritiene che non ci sarà un numero di abbonamenti adeguato che gli permetterà di rientrare nell'investimento. Ecco, in questo caso, in queste zone, allora sì che le connessioni wireless, i sistemi FWA, piuttosto che connessioni satellitari entrano in gioco, perché ti permettono di offrire delle prestazioni, se non paragonabili, comunque migliori rispetto a quelle che otterresti oggi con il 4G, perché poi di fatto andiamo a parare lì. Qualcuno potrebbe obiettare perché non lo si fa col 4G, perché il 4G non ti permette di avere quelle prestazioni che ti offre il 5G. E di conseguenza sono queste le zone in cui si ha necessità, tra virgolette, di utilizzare questi sistemi, non tanto dal punto di vista tecnico, quindi non è più facile, per rispondere alla tua domanda, non è questa la differenza, il motivo è puramente economico in realtà. Allora, quindi a parità di investimento, da quello che ho capito, si raggiungono molte più persone col 5G che con la fibra. Allora, io adesso andrei a vedere la chat perché abbiamo una domanda da Alessandro Cecchet che mi sembra in tema e la chiederei a Marco. Ma il 5G funziona come l'alta velocità nei treni? Ovvero bisogna ammodernare le reti attuali in modo che supportino il 5G? Se funziona come l'alta velocità, allora può essere che certe zone non supportino il 5G? Ok, allora, grazie Alessandro per la domanda. Parto dall'ultima domanda. Ci saranno certe zone che non supportano il 5G? Allora, il confronto con i treni qua, secondo me, non ci sta perché probabilmente ci saranno alcune zone dell'alta velocità che per motivi geografici, non so, siti archeologici, montuosi o per altre difficoltà a livello geografico non ci sarà l'alta velocità, mentre col 5G questo scoglio non lo vedrei. Semmai adesso ci sono scogli burocratici, ma qua si aprirebbe un capitolo enorme che magari non è il caso di affrontare oggi. E per quanto riguarda la prima domanda, bisogna ammodernare le reti attuali in modo che supportino il 5G. Beh, allora, come ho detto prima, il deployment di una nuova generazione di rete parte sempre dal deployment di quella precedente. Quindi sì, in alcuni casi si utilizzeranno le stesse infrastrutture, la stessa torre, gli stessi tetti con le stesse antenne e quindi sì, si ammodernano le reti attuali. E altro argomento che sarebbe interessante ma non approfondiamo oggi sarebbe due modalità di deployment del 5G. La prima, che si chiama modalità non standalone, sostanzialmente vede una forte sinergia e rapporto col 4G. Sostanzialmente il 5G inizialmente avrà bisogno di alcuni aspetti del 4G per poter essere sostenuto. E successivamente si passerà alla modalità 5G standalone, ovvero un 5G che di fatto sopravvive da solo, per dirla molto semplificata. Grazie Marco, spero che Alessandro sia soddisfatto della risposta. Riccardo, abbiamo parlato di 5G in casa e quindi dell'opportunità di fornire connessioni ultra veloci a strade, case, zone, vie in cui non c'è possibilità di avere la fibra. Ma invece per gli utenti smartphone cambierà qualcosa? Beh, allora, in questo momento, diciamo, passami il termine, per l'utente smartphone 5G vuol dire 4G++, nel senso che, difatti, se torniamo al discorso della piramide che faceva Marco,
Stiamo parlando di IMDb, ovvero l'utente banalmente ha una connessione più veloce a disposizione, una connessione più performante. Questo però non vuol dire che non ci sarà un'evoluzione, perché comunque, come ogni generazione, si vedrà col tempo quelle che sono le risposte del mercato e quindi quali saranno i servizi e le applicazioni che traineranno lo sviluppo di questa generazione. Perché, per esempio, molte applicazioni basate su 5G, dopo ne parleremo, fanno uso di tecniche di realtà aumentata, realtà virtuale, e ovviamente lo smartphone può essere visto come il punto di accesso a queste applicazioni. Quindi in questo momento non ci sono differenze sostanziali, perché fatico a pensare che ci sia qualcuno che ha bisogno di una connessione così veloce come quella che il 5G ti offre rispetto al 4G nelle zone dove funziona bene, ovviamente. Però non è detto che sarà questo lo scenario futuro. Come ho detto, spesso quando si pianifica una generazione si fanno previsioni di ogni tipo e poi in realtà il mercato risponde in maniera diversa e sono le effettive risposte di mercato che vanno a trainare quell'evoluzione. Ok, quindi per mettere in chiaro con te, cara ascoltatrice e caro ascoltatore, vedi bene che la vera potenzialità del 5G è essere un punto di accesso per nuovi modelli di business che prima erano impossibili teoricamente da realizzare. Ora, parlando concretamente, ad oggi, Marco, esistono aziende che stanno già utilizzando le opportunità del 5G nel loro modello di business? Assolutamente sì, Pietro. Esiste ad esempio un consorzio di aziende costruttori chiamato 5G ACIA o ACIA, se vogliamo italianizzarlo un po', che annovera tra i vari nomi Bosch, Qualcomm, Siemens, potrei andare avanti fino a domani. Sostanzialmente queste aziende, che sono le maggiori aziende in campo dell'automazione, oppure anche fornitori di servizi come Qualcomm, Huawei, eccetera, stanno pubblicando dei white paper identificando use cases 5G per il mondo industriale. Allora, te ne citerei qualcuno di un white paper che ho letto recentemente, e in particolare si parla di mobile robots and automated guided vehicles, ovvero veicoli senza guidatore impiegati per lo spostamento di merce in scenari come una warehouse, pensiamo Amazon, per citare la più famosa. E questi veicoli hanno bisogno di essere monitorati da un sistema di controllo di guida remoto, che richiede la trasmissione di informazioni in real time per evitare collisioni e incidenti tra robot e gestire il traffico in maniera ottimale. Oppure si parla di realtà aumentata da applicare all'operaio. In futuro la realtà aumentata a livello di fabbrica e di industria coprirà un ruolo fondamentale in tre use cases: nel monitoraggio di processi industriali e nei flussi di produzione, quindi catene di montaggio, nel istruire un operaio step by step, ad esempio su una procedura complessa come può essere la costruzione di un macchinario, montaggio o smontaggio di un macchinario complesso. Ad esempio conosco macchinari per l'impacchettamento di sigarette composti da tantissimi ingranaggi e è impossibile per un operaio conoscere esattamente la procedura per ogni modello. Oppure anche supporto da remoto da parte di un esperto. Infine, l'ultimo use case che citerei è quello delle Massive Wireless Sensor Networks. Per fare che cosa? Per fare predictive maintenance, manutenzione predittiva. Quindi i dati provenienti da una rete di sensori massiva sono impiegati per monitorare diversi parametri, come ad esempio il rilevamento di anomalie e quindi indovinare il malfunzionamento di un ingranaggio, di un pezzo meccanico prima che questo effettivamente si rompa. È molto legato anche al concetto del digital twin questo. Bene, e con il MMTC, con il Massive Machine Type Communication, avremo la possibilità di far comunicare milioni di dispositivi per chilometro quadrato. Un ultimo discorso molto interessante per le aziende è quello delle reti private 5G. Le reti private 5G sono un maxi argomento, anche questo andrebbe discusso a parte, però diciamo che la possibilità di avere una rete privata 5G per un'azienda fornisce performance elevate in termini di latenza e sicurezza soprattutto. Infine, se pensiamo agli operatori telefonici, TIM, Vodafone, Iliad e Wind Tre in Italia, probabilmente anche essi dovranno rivedere il loro modello di business. Nel senso,
Così come adesso ci sono i fornitori di servizi cloud, Amazon Web Service, Google, eccetera, eccetera, probabilmente un domani, grazie allo slicing del 5G, ci saranno i fornitori di slices. E quindi gli operatori telefonici vedranno un cosiddetto man in the middle. Non avranno più solamente i clienti finali, gli utenti come clienti, ma si dovranno interfacciare anche con questi fornitori di servizi. Marco, adesso hai parlato di un argomento importantissimo, secondo me, dei risvolti 5G nell'ambito industriale, aziendale e soprattutto anche di sistemi critici. Allora io vorrei prendere una domanda da Max Roma che chiede: l'introduzione di tecnologie pervasive sia in ambito domestico che soprattutto in ambito industriale porterà a trattare il volume di dati sensibili in modo sempre maggiore. Pensate che sia possibile gestire la sicurezza, in particolare per quanto concerne le vulnerabilità zero day? E faccio questa domanda sempre a te, Marco. Scusami un attimo, Pietro, non ho capito l'ultima parte della domanda, non riesco a vederla. Sì, scusami, Massimo chiede: pensate sia possibile gestire la sicurezza, in particolare per quanto concerne le vulnerabilità zero day? Ok, allora, l'ambito sicurezza per il 5G, anche su maxi tema, c'è tanto da parlare di 5G, è difficile condensarlo tutto in un'ora. Soprattutto, come cita Max, l'introduzione di tecnologie pervasive in ambito domestico. Mi verrebbe anche da aggiungere in altri ambiti, come quello della guida autonoma. Per cui sì, la sicurezza in 5G è un tema decisamente complesso, forse non è neanche il mio tema principale di focus, nel senso non sono così preparato come potrebbe essere qualcun altro. Per quanto riguarda l'industria e le aziende, posso dire sicuramente che una soluzione sono le reti 5G private. Per le reti 5G private cosa intendiamo? Intendiamo un'infrastruttura fisica di data center con, ad esempio, edge intelligence, quindi computazione ai lati della rete non centralizzata, che sta sotto il controllo fisico della stessa azienda. Quindi questo in termini di sicurezza sicuramente fornisce delle performance eccezionali rispetto alla rete attuale. Riccardo, se vuoi aggiungere qualcosa, vai pure. Sì, mi rifaccio a quello che ha detto Marco, nel senso che ovviamente le reti private 5G permettono di ovviare, tra virgolette, a questo problema. Mi sento di aggiungere in realtà che ovviamente oggi si dice che i dati sono il nuovo petrolio, perché tu di fatto, avendo accesso ai dati degli utenti, hai accesso a una miniera d'oro, perché puoi capire cosa un utente vuole, cosa un utente fa, come puoi destare il suo interesse. Quindi spesso, oltre alla tecnologia, è l'utente che fa che di fatto deve stare, tra virgolette, attento a ciò che fa con i suoi dati, perché spesso l'introduzione di questi sistemi all'interno di ambienti domestici piuttosto che industriali, quindi facciamo il caso degli ambienti domestici perché degli ambienti industriali abbiamo parlato, in realtà ti porta sia ad avere dei punti d'accesso in più a casa, no? Spesso si fa, adesso se vogliamo fare un esempio un po' forte, c'è un episodio di Mr. Robot in cui viene hackerata una smart home di una persona e quindi gli si aprono le porte piuttosto che le finestre, i garage. È ovvio che sta anche un po' al buon senso dell'utente, star lì, stare attenti, perché poi spesso le tecniche dietro il furto di questi dati sono ok, sono efficienti, ma fanno anche leva di fatto sulla non praticità dell'utente con certi temi, con certe applicazioni, con certe tecnologie. Social engineering, eccetera, eccetera. Esattamente. Allora, adesso abbiamo parlato, come vedi, caro ascoltatore, cara ascoltatrice, di 5G nell'industria, e vedi bene che qua ci ricolleghiamo al discorso iniziale delle potenzialità del 5G, ovvero avere una velocità di rete molto alta per queste applicazioni non è sufficiente, ci vogliono altre caratteristiche.
Questi, soprattutto in ambito azienda e in ambito industriale, sono sistemi critici in cui il fallimento potrebbe provocare danni potenzialmente irreparabili. Quindi ci vogliono tempi di reazione minimi e probabilità di fallimento molto molto basse. Questo il 5G offre. Riccardo, Marco adesso ha portato esempi concreti di aziende internazionali, tedesche, americane, cinesi, eccetera. Volevo chiederti però, oggi, qual è la situazione in Italia? Ok, allora partiamo dal presupposto che, come abbiamo detto, per utenti smartphone, oggi tu puoi sottoscrivere un piano 5G con il tuo operatore nella maggior parte delle città, delle grandi città italiane. Ci sono una serie di smartphone più o meno costosi, adesso dipende, che sono compatibili con il 5G, che hanno antenne 5G, anche se in realtà pochi sono compatibili con le cosiddette millimeter wave. Adesso non l'abbiamo affrontato, però di fatto il 5G farà uso di due intervalli di frequenza in particolari, di cui uno per l'appunto le millimeter wave, che sarà quello che garantirà delle velocità maggiori. E non tutti gli smartphone attualmente in Italia, soprattutto, sono compatibili con queste frequenze. Però di fatto tu puoi andare nello store del tuo operatore o comunque sul sito online e puoi sottoscrivere tranquillamente il tuo abbonamento 5G se il tuo telefono te lo permette. Come ho detto prima, però, per l'appunto, in questo momento si tratta di maggiore velocità. Per quanto riguarda soluzioni commerciali rispetto ai servizi e le applicazioni che stiamo citando, in ambito business stanno venendo fuori proprio in questi giorni, e di pochi giorni fa la notizia della prima soluzione commerciale realizzata da Vodafone in collaborazione con Ferrovie Nord. Però in generale la strada è ancora lunga, mi viene da dire, perché ciò che si è fatto finora è stato per lo più sperimentazioni. Per lo più sperimentazioni perché nel 2017, a seguito del 5G Action Plan, che è di fatto il piano con cui la Commissione europea prevedeva di favorire lo sviluppo del 5G in Europa, l'Italia, e in particolare il MISE, ha avviato una serie di sperimentazioni con i maggiori operatori italiani e con alcuni costruttori come di fatto Ericsson, Huawei, Nokia, per portare avanti per l'appunto delle sperimentazioni che facessero, che sviluppassero nuovi casi d'uso, nuovi scenari utilizzando il 5G. Diciamo, il programma è partito in delle aree come più ristrette, parliamo di Milano, Prato, L'Aquila, piuttosto che Bari e Matera, e poi si è esteso mano a mano a tutte le altre città italiane. Diciamo che il focus principale di questi programmi era sì portare la copertura, di fatto nel primo periodo di queste sperimentazioni, quindi parliamo del biennio 17-19, quello che si è fatto è stato realizzare la copertura nei posti che ho citato, piuttosto che in altre città. E dopodiché si è portata avanti una campagna di sperimentazione che è stata, aveva come focus diversi ambiti. Parliamo di smart city, parliamo di sanità, parliamo di sicurezza pubblica, di mobilità, di trasporto. Leggevo prima una domanda in chat che chiedeva se potrebbe essere utile l'applicazione del 5G in ambito medico. Beh, allora, io penso che tutti quanti abbiamo sentito almeno una volta parlare di chirurgia da remoto, ovvero che il 5G permette, grazie alla sua bassissima latenza, ad un medico di operare un paziente dall'altro capo del mondo. Adesso, nonostante è sicuramente vero che si voglia lavorare a soluzioni del genere, e sono un cantiere, però senza andare troppo in là si può semplicemente citare il fatto che sono state realizzate delle applicazioni che prevedono di utilizzare la realtà aumentata o virtuale a cui facevo riferimento prima per visualizzare dei modelli 3D dei pazienti e avere supporto durante le operazioni. Piuttosto che remotizzare quello che è il monitoraggio dei pazienti, quindi pensare di avere indumenti connessi con una serie di sensori che inviano dati in real time all'ospedale, al medico, insomma, qual è il destinatario, qual è in questo caso, è di fatto per monitorare quello che è lo stato del paziente. Per l'appunto ho citato la realtà virtuale e la realtà aumentata. Queste sono tecnologie molto in voga. Di fatto in queste sperimentazioni se ne sente un gran parlare. Per esempio in ambito di intrattenimento. In ambito di intrattenimento si parla di visite immersive ai musei. Sono state realizzate delle sperimentazioni a Matera, che era stata nominata capitale della cultura, per
per avere degli scenari di fatto casi d'uso in musei e in siti archeologici dove i visitatori possono interagire tra l'un l'altro anche da remoto, magari non essendo fisicamente sul posto. Quindi diciamo che in questo istante davvero ci sono molte sperimentazioni che stanno prendendo piede in Italia. Innanzitutto ringrazio Clarissa per la domanda. Riccardo, tu adesso hai detto appunto che gli operatori, in particolare hai citato Vodafone, hanno utilizzato diciamo la scusa di costruire, di portare il 5G in certe città per iniziare a fare sperimentazioni su ambiti innovativi. Allora, io prenderei la domanda di Federica in chat, che ci chiede e vi chiede: quanto tempo ci vorrà per arrivare a poter utilizzare il 5G più o meno ovunque in Italia, dal punto di vista dell'utente medio, più che da parte delle aziende? E chiedo questa domanda sempre a te, Riccardo. Beh, allora, partiamo dal presupposto che, come ho detto, servizi commerciali in questo momento non ce ne sono. Quindi se parliamo di portare il 5G, inteso come connettività, inteso come velocità per la connessione internet sul tuo smartphone, allora di fatto nelle grandi città più o meno c'è, bisogna aspettare nelle piccole città perché l'interesse comunque degli operatori è sempre quello che lo fa da padrone, però di fatto adesso io immagino che sia visibile qual è l'interesse nel cercare di sviluppare questa tecnologia il più possibile, anche dai numeri che citavi tu prima rispetto al PNRR piuttosto che al grado di investimenti di cui si parla in questi giorni. È ovvio che però devi mettere in mano agli utenti degli smartphone che te lo permettono. Quindi spesso durante il passaggio generazionale si è visto gli operatori che facevano delle offerte incredibili per cercare di mettere in mano agli utenti quanto più possibile smartphone che hanno accesso alla nuova tecnologia. Questo perché ovviamente permette di trainare il mercato, perché se io posso avere la mia copertura 5G dove vuoi, ma se poi gli utenti non hanno un telefono compatibile con il 5G e, come dicevo prima, iniziano ad essere adesso, ma comunque sono pochi modelli a disposizione e comunque non c'è una reale necessità, quindi magari ci sono persone che non sono neanche interessate in questo momento ad acquistare un telefono 5G, è difficile dire quando si potrà utilizzare più o meno ovunque in Italia, perché di fatto è una situazione in continua evoluzione, però l'interesse c'è. Per quanto riguarda gli smartphone 5G, ha perfettamente senso quello che dici, Riccardo. Io credo però che il punto del PNRR, appunto questi investimenti da 5,31 miliardi di euro per le reti ultraveloci, punti anche molto sul fatto del digital divide, come hai citato prima. In termini di device, di dispositivi che l'utente deve avere per utilizzare il 5G in casa, per appunto come FWR oppure FWA, appunto per colmare il digital divide. Servono dispositivi specifici per l'utente? Sono già disponibili oppure no? No, di fatto si tratta di utilizzare un router come quelli che abbiamo, che però è collegato ad un'antenna. In quel caso la differenza sta nell'avere questa antenna, e qui c'è l'operatore che ovviamente nel momento in cui sottoscrivi un abbonamento del genere viene ad installare il tuo apparato in casa. In questo modo tu hai un'antenna sul tetto, sul balcone, dove vuoi, che di fatto si collega all'apparato, alla rete dell'operatore in questione, però a te utente non cambia niente. Esattamente come quando tu attivi un nuovo abbonamento internet, che sia in fibra o in FWA, arriva il tecnico di turno che ti porta un router a casa, ti installa il router, configura la password, ti dà l'accesso, funziona esattamente allo stesso modo. Quindi si tratta di utilizzare semplicemente un'antenna, un collegamento tra il router e un'antenna tramite un cavo normale, piuttosto che avere un cavo in fibra che dal router va all'infrastruttura, quindi all'armadio che trovi per strada, a cui è collegata la fibra dell'operatore.
Quindi vedi bene, cara ascoltatrice, caro ascoltatore, il punto è sempre lì, torniamo sempre lì. Servono investimenti per portare queste antenne in più luoghi possibili nel nostro territorio italiano. Prenderei una domanda dalla chat, sempre di Max Roma, sulle antenne del 5G. L'uso di antenne di dimensioni più contenute per il 5G rispetto alle tecnologie precedenti, cosa implica a livello territoriale? Sarà necessario ridefinire l'urbanistica, specie nelle città più grandi? Mi sento di chiedere questa domanda a Marco. Bellissima domanda, Max. Hai centrato uno dei punti fondamentali della tecnologia 5G, che è il passaggio alle millimeter wave. Per millimeter wave intendiamo frequenze al di sopra di, grosso modo, dei 25-28 GHz per quanto riguarda l'utilizzo in Italia. E banalmente, più si sale di frequenza, più l'antenna può ridursi in dimensione, perché si riduce la lunghezza d'onda che trasmette. Quindi questo permette di avere antenne più piccole per il 5G. Allora, il fatto di avere antenne più piccole direi che è semplicemente un vantaggio per quanto riguarda l'urbanistica. Però mi ha dato un bell'assist per dire che questa tecnologia del millimeter wave, che di fatto sarà il vero boost in velocità per il 5G, cioè quando avremo le millimeter waves, allora lì sì che vedremo i gigabit per secondo per utente, e permette di realizzare anche sistemi di antenna più complessi all'interno degli stessi smartphone. Perché? Perché le antenne sono più piccole, possiamo mettere più antenne che, per questioni tecniche che non sto a discutere qua, permettono di essere più efficienti in potenza, anche all'interno degli stessi smartphone. Quindi no, il fatto che siano più piccole decisamente lo vedrei semplicemente come un vantaggio, anche forse dal punto di vista dell'antenna che rovina il paesaggio, no? Anche permetteranno di avere le cosiddette small cell, pico cells, ovvero distribuzione del segnale in maniera molto distribuita, molto eterogenea e quasi invisibile, perché si tratterà di avere dei piccoli pali attaccati alla luce, insomma, cose decisamente non l'antennone del 2G. Grazie Marco. Allora, penso dunque all'inizio siamo convinti che per migliorare la situazione bisogna prima di tutto mostrare anche i punti deboli di un concetto a chi ci ascolta. Allora, dato che adesso abbiamo visto la parte positiva, appunto come diceva Marco, delle dimensioni delle antenne 5G, io vorrei chiedere prima a Marco e poi a Riccardo, secondo voi cosa rischiamo e cosa rischia l'industria italiana se rimaniamo indietro e non sosteniamo le reti di nuova generazione? Beh, ti rispondo in maniera secca: arretratezza. Arretratezza in un mercato dinamico che sta evolvendo e sta cambiando, e in cui appunto le telecomunicazioni stanno diventando pervasive, l'abbiamo detto più volte oggi, fortemente pervasive. Quindi pochi investimenti e una rete di telecomunicazioni inefficiente adesso significherà inefficienza in numerosissimi settori in futuro, i settori che da essa dipenderanno in maniera vitale. Io mi ricordo come molti dei nostri professori in classe ci dicevano che noi siamo molto fortunati a esserci laureati nell'era del 5G, a parte per il fatto che è diventato un settore altamente vivace, ricco, eterogeneo e pieno di challenges per un ingegnere, quindi a parte questo aspetto che ci compiace come ingegneri, anche proprio perché è già vero adesso, ma soprattutto ancora di più in futuro, questo genererà moltissima richiesta e posti di lavoro. Riccardo? Io penso che di fatto i numeri e i nomi che abbiamo citato questa sera dimostrino quanto gli esperti del settore, ma non solo, le organizzazioni nazionali e internazionali ritengano il 5G uno degli asset su cui puntare per lo sviluppo futuro. Come abbiamo visto, cioè, il 5G porterà allo sviluppo di tantissimi settori, tantissime opportunità di mercato e tantissimi benefici per gli utenti. Quindi se spesso si dice che l'Italia è un paese indietro rispetto agli altri, a questo punto mi viene da dire che in questo momento non bisogna farsi trovare impreparati, ma bisogna cogliere la palla al balzo e mettersi in prima linea per supportare questa rivoluzione, perché
parliamo di rivoluzione. Grazie Riccardo. Allora, cara ascoltatrice, caro ascoltatore, speriamo di averti convinto che il 5G non è solo un 4G più veloce e che le reti di nuova generazione vanno supportate per i vantaggi sia sociali che industriali che portano al nostro paese. Se sei arrivato fino a qua e sei in live, non scappare, andremo a leggere la chat e vediamo un attimo di interagire con voi. Se invece sei in differita, condividi, spargi la voce, penso Dunque Realizzo e New Radio Café crescono grazie a te. Ci puoi trovare su Spotify, su Apple Podcasts, su Google Podcasts e puoi sempre scriverci su Instagram e Telegram. Intanto ringrazio Riccardo Marini, grazie Riccardo. Grazie Pietro e soprattutto grazie a tutti gli ascoltatori. Ingegnere delle telecomunicazioni e dottorando presso l'Università di Bologna, e grazie Marco Scocciai. Grazie Marco. Grazie Pietro e grazie a tutti voi ascoltatori. Anche lui ingegnere delle telecomunicazioni e dottorando presso l'Università di Bologna. E vi ricordo che realizzare significa prima di tutto pensare.